Lasciare andare il pensiero è realmente meglio per le nostre attrazioni? Il dibattito è ormai aperto da anni. Quando chiedo con la legge d'attrazione come mi comporto, chiedo e lascio andare il pensiero oppure continuo a chiedere fino a che non si realizza il desiderio? Sarebbe da ribaltare subito la domanda. Visto che siamo noi tutti utilizzatori di questa fantastica legge, come ha funzionato meglio per voi? Si deve partire sempre dall'ottica che siamo tutti diversi. Abbiamo una precisa storia familiare, astrale, culturale, esperienze differenti e intelligenze diverse. Fisicamente è la stessa identica cosa. Ogni persona ha le proprie specifiche che ci rendono unici e inimitabili. Ci sono cure che a qualcuno funzionano bene e ad altre persone non funzionano affatto. Ci sono cibi che ad alcuni fanno male e magari ad altri danno un sano nutrimento. Personalmente, prima di dire che un metodo, una cura, un cibo nuovo o qualsiasi altra cosa che mi viene proposta funziona o meno, la valuto sempre su me stesso, proprio per il fatto che essendo tutti esseri unici, non è detto che quello che per me è fantastico lo debba essere per tutti quanti, e viceversa. Fondamentalmente non si deve aspettare che qualcuno ci racconti la sua verità e farla diventare nostra. Potenzialmente potrebbe essere incompatibile con la nostra persona. Quando siamo alla scoperta di noi stessi, dobbiamo imparare a capire appunto quali sono le nostre caratteristiche intrinseche, che oltretutto possono cambiare con il tempo. Non basta affidarsi al guru di turno e attendere che qualcun altro ci scopra, ma dovremo iniziare a porci delle domande e a darci delle risposte, e soprattutto a sperimentare ciò che è meglio per noi. Le linee guida possono sicuramente darci un aiuto iniziale, ma rimanere legati ad alcune regole di base senza mai tentare strade nuove non permetterà nessun tipo di evoluzione. Detto questo, cosa è meglio per voi? Chiedere e lasciare andare il pensiero oppure stimolarvi con richieste fatte con costanza? A me funzionano entrambe le tecniche, anche se spesso preferisco fare dei bei mantra quotidianamente. Sono perfettamente consapevole dell'esistenza della legge di risonanza. Sono perfettamente a conoscenza che non mi devo aspettare tempi e metodi di arrivo precisi dei miei desideri, quindi attendo sempre con estrema fiducia. Ormai ho anche capito che se un desiderio tarda a manifestarsi, sono io che non sono pronto a riceverlo e mi basterà capire come evolvere la situazione per sbloccare questa energia. Credo che non serva focalizzarsi su una tecnica oppure sull'altra. Si deve imparare a capire quali sono i nostri sentimenti e pensieri. Se un desiderio si trasforma in ossessione, mancanza, fretta e disperazione, siete sicuramente sulla strada sbagliata, sia che stiate usando una tecnica oppure un'altra. Con l'esperimento della legge d'attrazione pratica, in molti, dopo appena 24 ore, hanno iniziato a cedere, domandandosi il perché non si fosse ancora manifestato niente. Perdonate la mia franchezza, ma che fretta c'è? Come pretendete di poter attrarre l'amore della vostra vita e la ricchezza se dopo appena 24 ore dall'inizio di una prova assolutamente libera da ogni vincolo nascono dubbi? La vera tecnica da seguire non è quella di abbandonare il pensiero dopo aver chiesto o mantenere la richiesta viva per giorni. La vera tecnica è quella di imparare a gestire le proprie emozioni e i propri pensieri. Non aspettate che qualcun altro faccia il lavoro per voi. Iniziate a guardarvi dentro e agite per cambiare ed evolvere la vostra persona. Altrimenti nessuna tecnica sarà quella adatta a voi. A presto e buona vita a tutti.